Giulio, tutti i follower ti vogliono fare gli auguri. Grazie. Sai perché? Perché? Perché tra qualche giorno è la Befana. Il Befano. Esatto, sì. Il Befano. Esatto. Giusto, oggi dovrebbe essere il, Sì, più o meno. il sabato prima della Befana. Bene. Hai Cari trascorso follower, un buon Natale? ce l'ho fatta a... A sopravvivere? Esatto, sì. Ne sei uscita incolume? Altre forche caudine passate. Tu invece com'è andata Natale, Capodanno? Io le vacanze di Natale le trascorro con mia figlia e quindi per me sono meravigliose. Meravigliose, ok, va bene. Allora, perché siamo qui, Julius? Dunque, siamo qui questa volta per recensire una combo, nella fattispecie la combo Lindemann, che Sì. è costituita da due apparecchi, uno dei quali noi lo avevamo già recensito Frequentato, tempo sì, dietro, esatto. che sono, nella fattispecie, il Music Book Source 2 Sì. e il suo amplificatore, che se non ricordo male si chiama Music Book Power. Anche se la volta scorsa avevamo recensito l'integrato. Noi quindi... avevamo censito l'integrato. Attenzione, sì, quindi esattamente. questo invece Sì, è il sì, pre sì. e finale, Questo diciamo, è il pre se e vogliamo finale, sì, riportarlo... se vogliamo è l'offerta, quella, tra virgolette, top del brand di Monaco di Baviera, Bravo, esatto. se non ricordo male. Bene, Apparecchio molto interessante e, io lo dico, dillo. apparecchio in classe D, D. come Domodossola. Sì, il che, come dire, ci pone in questa strana condizione, ma forse non è colpa nostra, è semplicemente che la classe D sta cominciando a prendere veramente il sopravvento e Sì. diventa sempre più raro trovare un amplificatore in classe Bravo, AB. secondo me adesso dovremmo dire qual è in classe AB perché saranno tutti in Esatto, classe cioè dare D, per sì. scontato che sono in classe D e poi dire guarda che stranezza. Sì, infatti. Esatto. Oh, e questa volta tu adesso hai abbassato il volume. Ho abbassato, sì. E Dall'altra io continuo a parte, Giulius, abbassarlo. esatto, io adesso... Esatto. Eccolo. Ce lo stiamo godendo collegato al suo eccellente ingressofono con il nostro giradischi, quindi un piacevole ascolto. Piacevole ascolto. Allora, a tra poco. Ciao, Tra poco. ciao, ciao. Allora, abbassiamo o tiriamo su lo stilo? Abbassiamo. Abbassiamo, sì. Così facciamo vedere quanto è bello il display OLED. Il display OLED ha caratteri gialli di grande dimensione. Di grande dimensione, che quindi è adatto leggibile a prova di anziano come noi. Esattamente. Okay. Allora, questo qui, Giulio, per certo ha le stesse identiche funzioni del combo che avevamo recensito. Quindi l'oggetto è particolarmente ben fatto, ma anche particolarmente efficace in termini di utilizzabilità. Sì. Lo avevamo accennato la volta scorsa, la app Lindemann, che viene sviluppata oramai da diversi anni, è arrivata ad un livello di assoluta perfezione. Secondo me è una delle più piacevoli da utilizzare, con la grafica più azzeccata, più curata, veramente una cosa ben fatta. C'è da dire che piuttosto che prendere la strada, come molti stanno facendo, di comprare un software e di farselo personalizzare, la Lindemann dal momento zero ha creduto in questo approccio. E quindi adesso si ritrova in casa un'app sua di altissimo livello. Dunque, la sezione di preamplificazione, quindi quella che in questo caso si trova sopra, è dotata di una moltitudine di ingressi. Segnaliamo il fono, che stiamo ascoltando, che funziona in maniera eccellente. E MC? Direi MM. Ok. Poi ci sono due ingressi analogici. Sì. Poi c'è una porta USB per collegarlo a un PC. Sì. Poi c'è una porta di rete e poi c'è la solita porta per il pendrive. Credo di non star dimenticando niente. Dal punto di vista della piattaforma network, monta a bordo il classico modulo della Stream Unlimited, che lo rende room ready. E quindi viene visto
diciamo, dall'architettura RUN e senza alcun tipo di problema, e quindi dal punto di vista della praticità d'uso con RUN è Siamo a assolutamente posto. eccellente. Detto questo, la macchina è anche UPnP DLNA compatibile, per cui l'abbiamo utilizzata con JPlay for Ok? iOS o mConnect Il tuo famoso collegamento che ami tanto? il mio collegamento quale? Il Bluetooth. Il collegamento Bluetooth ovviamente c'è, chiaramente, Scusami Giulius, chiaramente c'è, e come potete vedere, sì, ti sta crescendo perché il tanto non naso. lo vedreste, qua dietro abbiamo montato le due antennine. Ah, sì, 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 sì. Pinocchio, caro Pinocchio, No, va vabbè, bene. allora obiettivamente certamente c'è un collegamento Bluetooth che funziona egregiamente e che noi in questo caso qui non stiamo Utilizza. utilizzando. E, molto bello, lo dicevamo all'inizio, il display OLED che c'è qui al centro con queste belle grafiche, con queste belle icone che segnalano la funzione che c'è in corso Esatto. di selezione. Poi c'è la stupenda uscita cuffia capace di pilotare cuffie di qualsiasi tipo e che tu ami tanto, un'altra cosa che ti piace tanto, assolutamente, esatto. sì, un altro- Poi soffermiamoci invece sull'amplificatore, caro Giulio, perché l'amplificatore, che è un amplificatore da 2x250 watt su 8 ohm e il doppio su 4, Su 4. quindi è il PowerBook 1200, Sì, esattamente. è un amplificatore interessante perché tra l'altro mette in pratica, volendo, quella che è uno dei miei credo, che è la multiamplificazione passiva. Perché? Perché si può, attraverso uno switch posto dietro, E che stiamo facendo vedere in sovraimpressione. bravo, posto dietro, si può cambiare da stereo a multiamplificazione passiva, il che vuol dire che ha un solo ingresso e due uscite, con la possibilità di variare il livello di una delle due uscite. Lindemann dice l'uscita dei bassi, ma nessuno vi vieta di farlo perché mette in pratica la multiamplificazione verticale, non orizzontale, e quindi siccome è verticale un amplificatore fa una cassa e quindi lui ti dice l'unità medio-alti la tieni a livello fisso e l'unità dei bassi la puoi cambiare con il trimmer, quindi esatto. Questo io non sono d'accordo su cambiare il livello, però si può però fare. diciamo che può in qualche maniera essere utile in situazioni in cui hai un rimbombo in gamma bassa e devi esatto, un pochettino lo può, attenuare. esatto. Questo può essere comodo. Interessante l'amplificatore di potenza, il finale, ha solo ingressi XLR bilanciati e quindi questo nasce in fin dei conti per andare a braccetto con il suo Pre che ha le uscite bilanciate. Quindi da questo punto di vista, e credo che poi questo faccia match con l'architettura di sistema del finale, che è intrinsecamente bilanciata. Ottimo lavoro. No, ottimo lavoro da questo punto di vista. Credo che sia giusto spendere due parole in più, nel senso che questo è un apparecchio, sia l'uno che l'altro, che sono giunti ad un livello di maturità del progetto veramente encomiabile. Sì. Quindi ogni dettaglio è particolarmente ben curato e particolarmente ben pensato nella economia generale del funzionamento in accoppiata tra i due oggetti. L'altra cosa che io ho particolarmente apprezzato nell'uso è che è tutto di una facilità estrema. È vero che è un sistema tendenzialmente chiuso, quindi in questo caso diminuiscono le variabili in gioco, però tac, attacchi, va. Poi ogni dettaglio, no? Questa manopola che è di alluminio e che si sposa con la parte superiore del pannello, quando si muove è perfetta, non va mai a si ha la netta sensazione che sia stato tutto fatto nella maniera migliore possibile. Sì, da questo punto di vista obiettivamente è un oggetto. Allora, viene quasi un po' da rammaricarsi del fatto che uno lo utilizzerà quasi esclusivamente con la app.
C'è anche il telecomando in dotazione, questo è vero, però il contatto tattile con questo oggetto è particolarmente È gratificante. particolarmente gratificante, ma probabilmente lo farete poco e niente, anche questa è una splendida manopola del volume, chi la usa più? Chi la visto- usa più, Esatto. sostanzialmente la usi da remoto o col telecomando o con... Va bene, allora vogliamo andare allo sventramento? Vogliamo andare a vedere che cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Anche se io credo di sapere. Va bene. Va bene? Ciao, a tra poco. Giulio, meraviglioso. Questo è il contenitore in alluminio fresato dal pieno, giusto? Scavato, sì, scavato. Sì, del Music Combo 2. Guardate che lavorazione meravigliosa. Sì, Veramente bella. sì, 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 Questo mi ricorda un po' anche i prodotti Jeff Roland che sono fatti così. sì, molto bello. Molto molto bello. Eccolo qua. Abbiamo smontato di brutto stavolta, Un Accidenti. livello di sventramento fatto molto alto, sì. Accidenti. Sì. Questo è la bellissima manopola, eccola qua, che fa capo a questo encoder che sta qui. Ok? Quindi, Prego, si Ok. avvicini. Io intanto prendo la scheda e mi metto il chiave. Allora lo sventramento è andato veramente in profondità e ho tirato fuori tutta la scheda. Eccola qui. perché altrimenti una volta che sta montata è Si vede solo- messa, sì, esatto, si vede solo la questa parte qua. la parte di dietro. Esatto. Va bene. E invece dalla parte frontale, Parte componenti. Allora, la prima cosa sono la coppia di DAC, eccolo qua. 40, HM 4493, 1 e 2. sì, E questo insomma è una... anche perché ce n'è uno a canale, Sì. quindi questo è un doppio differenziale. Poi c'è tutta la parte degli ingressi che viene svolta attraverso degli switch a relay, sì. ok? E deduco che la schedina messa in verticale sia il fono. Adesso la mostriamo e deduci molto bene. Eccolo qua. Sì. Eccolo qua, sì. Con una massa un po' complicata da mettere, eh? Poi dopo facciamo vedere il pannello degli ingressi. Poi questo è un modulo Stream Unlimited ed è Azienda tedesca. vai. Sì, è il modulo diciamo che si occupa, è la piattaforma di rete fondamentalmente. Esatto. E come vedete è anche connessa alle due antennine 1 e 2. e due che fanno capo ai connettori esterni, antenna 1 e antenna 2, perché questo qui utilizza quella procedura della doppia antenna che mi pare che si chiama MIMO, se no, Multiple Input, Multiple Output, esatto, che migliora abbastanza drasticamente le prestazioni wireless. Ok, Alimentatore switching. Eccolo qui. Lo metto così, sì, Alimentatore switching, sì, piuttosto buono. E poi questa è tutta la parte di alimentazione che viene sfioccata verso tutte le sezioni. vediamo il pannello posteriore. Sì, vediamo il pannello posteriore che è questo. Dove vediamo che Ci sono i 3 ingressi, la 1 è il fono, un po' scomodo questa... massa viene fornito Sì. una sorta di pin sul Sì. quale devi andare a attaccare la massa proveniente dal giradischi e poi lo infili in quel connettorino. Ok. Io prima ho detto una inesattezza Sì. perché le uscite analogiche sono tanto in formato sbilanciato che bilanciato. Sì. Esatto. Io prima avevo... Sì, perché avendolo collegato al finale avevamo utilizzato soltanto il bilanciato, ma effettivamente c'è anche quello. E poi abbiamo il ottico Toslink e il coassiale. Eccoli qua. E poi l'USB 2, la LAN e l'interruttore d'accensione. E la vaschetta di accensione.
Perfetto. Vabbè, Uscita passiamo. cuffia, aspetta, facciamo vedere solamente l'uscita cuffia, zig, 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 col suo amplificatore che è questo. Perfetto. Ok, allora adesso questo lo tolgo, posso toglierlo Certo, Giulio? vai. Oppure metto qua il finale, Metti il finale. prendo il finale e lo metto qua. Eccolo qua, finale, modulo Encore, alimentazione. Vedete questa striscia bianca? Questa striscia bianca fa la differenziazione tra tutta la parte ad alta tensione e la parte a bassa tensione. Questo serve anche per il servizio, per una safety dei tecnici che ci mettono le mani. Enorme trasformatore di alimentazione, perché ricordiamoci che non è che un alimentatore switching non ha un trasformatore, ce l'ha semplicemente più piccolo perché lavora a frequenze molto più alte, ma ce l'ha. Guardate quanto è spesso il rame di questo trasformatore, sì, l'avvolgimento. Molto molto spesso. Ho quindi questo modulo di amplificazione e questa invece è la parte che serve sia per gli ingressi che per le uscite. Facciamo vedere, fatto molto bene, i 4 connettori di uscita che se è vero che possono accettare solamente banana, ma del resto il pannello è molto molto piccolo, e poi sono collegati direttamente al modulo Encore, quindi non c'è cablaggio, è tutto fatto su circuito stampato. Sì. Stampato e connettori. Esatto. Poi facciamo vedere la sezione il pannello posteriore con questo interruttore che è proprio quello che fa biamp e stereo. Stereo vuol dire che ogni ingresso corrisponde all'uscita. Biamp vuol dire, bisognerebbe leggere sul manuale, credo che uno dei 2 ingressi faccia tutte e 2 le uscite. E poi c'è molto molto interessante per il canale left la possibilità di aumentare o diminuire il livello. Infatti dice use left channel, vedi gira il tutto, così lo vediamo. Vedi che ho capito bene. Use left channel input for biamp, e questo qua è il livello del basso, se uno vuole cambiare il basso, che va da più 3, 0, meno 6. Meno 6, esattamente, eccolo qua. Questo è molto interessante e molto comodo, perché così si ha esattamente la diminuzione di dB che si danno alla via, perché se ci fosse un controllo di livello a potenziometro, io non saprei mai di quanto sto attenuando l'uscita. Ben fatto. Ben fatto, veramente ben fatto. Chiaramente qui hanno preferito mettere dei binding post solamente per banana piuttosto che metterci quelli a vite, che poi è solamente una presa in giro, perché è talmente non ci riusciresti a infilare. Non c'è spazio. Va bene. Ok? Allora, cari amici, all'ascolto. Noi ci eravamo fatti quel gran bel ascolto a Milano durante il Milano High Fidelity con le Spendor A4. Esatto. E qui lo stiamo ascoltando con le Spendor A2 e quindi obiettivamente non ci sono sorprese. E dunque, prodotto, insisto, piacevolissimo da utilizzare. Da questo punto di vista io lo trovo veramente un prodotto estremamente gradevole da utilizzare proprio per la sua semplicità, per la sua praticità. Sì, anche molto gradevole dal punto di vista estetico, cioè è un prodotto che si fa notare ma non è roboante, non è troppo aggressivo, ecco. Sai cosa? Che in realtà nel contesto in cui ci troviamo è un po', mi verrebbe da dire, quasi sprecato, nel senso che questa qui è una sala d'ascolto dedicata, molto tecnica, e quindi il Lindemann infilato dentro al mobile porte elettroniche, secondo me perde un po' della sua magia. Nel senso che questo è un apparecchio, mi si passi il termine, domestico, pensato per un'utilizzazione nel salotto, nel soggiorno, a vista. Sì. E quindi il fatto di, in questo caso, nasconderlo un pochino alla vista non gli rende pienamente giustizia. Di convogliarlo all'interno di un aspetto più tecnico. Esatto, ecco. No, dico questo non casualmente, perché secondo me di un oggetto di questo genere
in realtà nel prezzo di acquisto stai comprando anche una bella estetica, Certo, sì, un mobile, un cabinet particolarmente ben realizzato, come posso dire, un feeling dato dal possesso gratificante. certo. Quindi, ecco, da questo punto di vista, Certo, beh, tra l'altro, insomma, il prezzo di listino di questi due prodotti non è proprio no, da obiettivamente, discount, no, ecco. non è da discount. Il problema è che sono prodotti che si vanno ad inserire in una fascia di prezzo in cui la competizione è molto Serrata. serrata, per cui il rischio, secondo me, è che poi venga omologato a prodotti che magari fanno le stesse cose, magari hanno le stesse dimensioni, ma che non hanno la stessa qualità. Sì, Per cui è, come posso dirti, destinato, secondo me, a un utente abbastanza evoluto che è in grado di capire quello che sta acquistando senza dubbio, e, senza e dubbio. capire che è qualcosa che ha un suo valore. Che ha un suo valore intrinseco Sì. indipendentemente, sì, certo, certo. I prezzi, diciamo, li ricordiamo, sono 3.000, 3.900 l'uno per l'altro, l'uno per l'altro, fondamentalmente. 3.009 l'uno per l'altro. 3.009 il finale, 3.009 il Che poi pre-streaming. in questo prezzo c'è da sottolinearlo, il contenitore ha il suo grosso peso, perché mi diceva più di qualche costruttore che incide per il 50% del costo del prodotto, quindi poi indipendentemente dalle qualità soniche eccellenti che adesso andremo a diseminare, chiaramente stiamo comprando anche un po' un oggetto, come abbiamo detto, che Sì. è molto Oh, molto bello. Tra l'altro io credo che non sia marginale neanche il fatto che è un prodotto che, contrariamente a tanti altri che sono passati qui dentro, non è assemblato in Cina, è un È prodotto che è tutto fatto a assemblato a Monaco, Monaco sì. di Baviera Monaco di e Baviera. questo inevitabilmente ha una ricaduta sul prezzo finale. Certamente, certo. Questo è indubbio. Ma anche poi sull'assistenza, su tutta una serie di cose, perché avere una fabbrica in Europa è tutta un'altra cosa rispetto a avere una fabbrica lontanissima con pezzi di ricambio che chissà se arrivano, quindi poi anche Certo. questo è un aspetto da tenere in grande considerazione. Lo dicevo qualche giorno fa a un amico che mi chiedeva un consiglio su un prodotto, aveva scelto un prodotto bello ma con una scarsa catena distributiva e assistenza tecnica. Ho detto, guarda che certe volte non conta solo il suono o le prestazioni, ma conta anche, una volta che l'hai comprato quel prodotto, quanto poi, se mai dovesse succedere qualche problema, come poi la catena distributiva e commerciale risponde alla tua esigenza. Ma veniamo al suono, sì. Peraltro, scusami, Sì. mi viene anche in mente una cosa. Noi siamo abituati un po' per via della frequentazione che abbiamo con i dispositivi elettronici Sì. a pensare che il ciclo di vita di questi prodotti possa essere un po' quello al quale ci hanno abituati i telefonini, cioè magari 3 anni, 4 anni, 5 anni. Beh, In realtà invece un sistema audio, a meno che non lo prendi ammazzate, che lo tratti particolarmente male, quello magari svolge il suo lavoro per decine di anni, 20 anni, 30 anni. sì. Insomma, quanti appassionati conosciamo che ti dicono ho l'amplificatore acquistato 30 anni fa. E Se la casa costruttrice è sparita da 20, tu di quell'oggetto sì. probabilmente l'unica destinazione che puoi fare è il È il cassonetto. cassonetto, sì. E quindi, insomma, sapere che c'è un'azienda europea solida, perché comunque Lindemann festeggia, mi pare, quest'anno i 25 anni di attività, e insomma, a me Non è una da certa tranquillità me la dà. Parliamo di suono, Giulio. Lascio a te l'incombenza. Dunque, questo suono del Lindemann, io mi rifaccio un po' a quello che è stato il commento che molte persone che sono venute a trovarci lì in sala a Milano hanno fatto. Le persone entravano in quella sala e facevano "ah" e si sedevano. Non solo rimanevano sedute a lungo e molto spesso ritornavano. Ora, posso immaginare che fosse il miglior suono che c'era in quella fiera? Probabilmente no. C'erano sistemi molto più impegnativi, in assoluto voglio dire, quindi Certo. estremamente più
importanti dal punto di vista economico anche. Però questa accoppiata Lindemann-Spendor, perché in questo caso comunque sì, ci siamo fatti diversi giri anche con le Paradigm, però l'utilizzazione maggiore l'abbiamo fatta nell'accoppiata con le Spendor, è un suono che a me verrebbe da definire naturale, non ha nulla di artificioso. Tu entri in sala, senti 4 note e veramente la sensazione, quello che ti viene da fare è Sì, allora lo definirei rilassante, ma passatemi questo strano termine, ascoltoso anche, nel senso che poi ti viene voglia di sentire altre cose, di lasciarti andare un po' all'ascolto, viene via quella sensazione di riproduzione e diciamo, ti lasci andare a quello che stai ascoltando senza stare tanto a pensare al diffusore, al cavo, per noi appassionati. la gamma bassa, la gamma media, esatto, la cosa. Assolutamente. Se vogliamo fare una categorizzazione come piace tanto a voi, a me verrebbe non mi verrebbe da dire il basso è così, il medio alto è colà, mi verrebbe da parlare di un suono estremamente naturale, levigato, Coeso. coeso, con i piani sonori tutti esattamente al loro posto, senza nessuna sfocalizzazione, ti piace? Fuori fuoco. Fuori fuoco. Fuori fuoco. Fuori fuoco. E quindi così, ecco, io penso questo. A chi è destinato questo prodotto? È destinato a chi vuole un prodotto di altissimo livello, molto bello e che pensa di tenerselo per tutta la vita, perché poi è un prodotto anche dal punto di vista del economico impegnativo e quindi possiamo definirlo definitivo, ma che senza dubbio dà anche in prospettiva delle eccellenti soddisfazioni. Una cosa la vorrei dire a proposito del finale, Sì. perché è un finale che noi abbiamo provato anche fuori dal contesto Lindemann, perché noi, Sì. se ricordi, lo utilizzammo anche con il pre-M2 Tech, Come no? questo finale. Certo. Ed è un finale che secondo me ha una bella caratterizzazione perché è estremamente energico, sicuramente capacità di pilotaggio francamente no, quasi esuberante, però io lo trovo di una certa raffinatezza. Sì. Anche qui torniamo sempre al solito discorso, l'amplificatore digitale, che poi digitale non è, come abbiamo avuto modo di chiarire, e la classe D è dura, è aspra, è... No, cioè, questo è un amplificatore che qualcuno te lo deve dire che è un classe D, forse lo capisci perché è piccolo, ma francamente non ti viene da ragionare e dire sì però. No. È un eccellente amplificatore di Ma potenza, questo punto. lo stiamo cominciando a dire da molti video. Poi Il che però significa che questa tecnologia è una tecnologia matura, sicuramente, e nell'ambito di questa tecnologia a me questo ha fatto una bella impressione. a me ha fatto una bellissima impressione. Poi mi piace tanto, sapete bene cari follower, quanto a me piaccia la multiamplificazione, questo fatto di averci pensato e di aver messo un trimmer per i dB addirittura, allora io lascerei il basso così, a zero, però se ce ne dovesse essere bisogno, alcune volte quello poi ti può risolvere certi problemi dell'ambiente, certo, perché abbassa tutta la gamma bassa e quindi o la alza se serve, e quindi potrebbe essere molto interessante. Per cui, come lo abbiamo utilizzato? Noi lo Male. abbiamo utilizzato nel collegamento Ethernet e quindi utilizzando la piattaforma di streaming che faceva riferimento a un server RUN che non sta in questa sala, sta nell'altra. E lì il collegamento è stato istantaneo, non c'è stato via Ethernet tra l'altro, quindi non c'è bisogno del cavo USB. Esattamente. Poi lo abbiamo utilizzato con la sorgente analogica, cioè con il giradischi, testina MM, e anche lì si è comportato in maniera assolutamente ineccepibile. Ingresso fono molto silenzioso, dinamico. Nessun problema. Assolutamente nessun problema. E dopodiché lo abbiamo utilizzato anche in linea con un DAC esterno e anche in quel caso
problemi non ce ne sono stati, ovviamente. L'unica, c'è ingresso ottico e coassiale, quindi gli si può collegare anche un televisore. Va bene, quindi ancora una volta devo dire, prodotto che a me sta simpatico. Sì, un bel prodotto che io consiglierei caldamente a chi vuole un prodotto estremamente performante, molto bello e che può tenere per tutta la vita senza nessun problema. Tra l'altro, anche se mai dovesse il preamplificatore diventare obsoleto, il finale comunque è un finale che suona adesso come suonerà bene, come suona oggi fra 20 anni. Assolutamente. Va Ok. bene, complimenti a Lindemann ancora una volta. Per quanto ci riguarda, subscribe, E campanella, campanella. continuate a seguirci. Ciao. Ciao.